Io da scrittore tendo a scrivere dei libri che vorrei leggere da lettore, perché inevitabilmente poi, specialmente per i mestieri così labili, perché fare lo scrittore è una cosa che uno tendenzialmente, se non è proprio stronzo, non se lo scrive nel biglietto da visita. E allora uno fa lo scrittore fin quando ha qualche cosa da dire, qualcosa da scrivere. E io mi sono dato una specie di ecologia delle storie che racconto. Diceva qualcuno che nel mondo esistono già troppe storie per permettersi il lusso di inventarne delle altre. E allora mi piace raccontare, vorrei dire la realtà, però appena uno dice racconto la realtà, immediatamente viene qualificato come realista. Io non penso di esserlo. Tendo comunque a prendere la realtà e rielaborarla, farne, diciamo, un travisamento. Poi ci sono vari gradi di travisamento, io molti di questi ho cercato di esplorare raccontando in Cuore di madre, per esempio, una storia che è vagamente ispirata al rapimento del figlio del pentito di Matteo, raccontando nel romanzo È stato il figlio, una storia di un delitto a doppio fondo che è successo veramente in un quartiere popolare di Palermo, raccontando in La mossa del matto affogato, che è un altro romanzo, una storia che è vagamente ispirata a questo sottobosco di artisti o pseudo-artisti che vivono di contributi pubblici. E poi man mano che la mia carriera di scrittore è andata avanti ho tendenzialmente spostato il mio asse di interesse verso qualcosa che non è neanche saggistica, ma è qualcosa che parte dalle storie dei luoghi, per esempio, delle persone, per arrivare alle filosofie di quegli stessi luoghi, di quelle stesse persone. Penso per esempio alla biografia di Luca Crescente, un magistrato che è morto nel 2003, che io ho raccontato mettendo in scena me stesso che raccontava quella storia un po' alla maniera di Emmanuel Carrère. Oppure nei due libri gemelli, diciamo così, Palermo è una cipolla e L'arte di annacarsi, in cui ho raccontato la mia Sicilia. Sono due viaggi, uno all'interno di Palermo e l'altro all'interno della Sicilia, e sono due viaggi mentali in cui io prendo certe volte un filo, una storia, e la tiro fino ad avere alla fine un gomitolo che è quella complessità di cui sempre si parla a proposito della Sicilia.